Siamo in periodo di orientamento e in questo video andremo a affrontare 3 pro e 3 contro di frequentare il Politecnico. Lo so, sei in quinta superiore, hai i professori che ti dicono Roberto, vedendo le tue potenzialità secondo me dovresti andare a fare quello. E i genitori che ti dicono no Roberto, vai a fare quello. E tu ti dici, ma mi lasciate decidere? Ma non c'è solo Roberto, c'è anche Anselma che ha fatto un anno sabbatico ma si è decisa, vuole fare l'università ed è indecisa sul Poli. Ma porca banana gialla, prima di decidere Anselma, guarda sto video, ti prego. Ciao, se sei nuovo sul canale mi presento, io sono Teddy di Studio Rompolli, sono un giovane studente proprio come te. Da alcuni mesi sono a Milano per frequentare il Politecnico e il mio sogno però è tutt'altro, ovvero permettere a ogni studente di diventare la persona e lo studente di successo che merita. Alla fine di questo video potranno succedere due cose: o hai scelto il Poli o l'hai scartato miseramente. E indovina un po', è esattamente quello il nostro scopo, che tu faccia una scelta consapevole. Cominciamo! No, via! Non so se è solo al Poli, ma la verità è che c'è troppa teoria in una compagnia da non saper fare equamente ripartito. Lo dicono i dati e penso che una solida base di teoria sia fondamentale, ma la verità è che siamo più propensi a imparare mettendo in pratica i vari gruppi sensoriali. Per questo fare esperienze, laboratori o anche semplicemente fare esercizi è il miglior modo per memorizzare i concetti o le teorie. Quindi di uno, non aspettarti chissà quali laboratori al Politecnico, non ce ne saranno, anzi forse un po' più in là in magistrale, ma in triennale è tutta teoria. Un altro contro di frequentare al Poli è il fatto che più vai avanti sei un tato, perché i corsi di specializzazione o a scelta che puoi fare, considerando i CFU importanti che hanno, ti impediscono di fare altro semplicemente. Ti faccio un esempio. Tu sei un appassionato, lo so che lo sei, di jet, satelliti o missioni nello spazio. Allora in cosa ti specializzi? In aerospace engineering, no? Solo che non punti a diventare un classico ingegnere, ovvero quello che sa solamente ciò che l'università gli ha insegnato, ma vorresti avere un qualcosa in più, no? E qui arriva il problema. Perché al Politecnico non hai tempo per seguire i corsi laterali, assolutamente non ne hai, perché metti che in un anno intero hai 6 corsi e ciascuno da 10 CFU. Capisci anche te che dove lo trovi il tempo per fare qualcos'altro? Perché quando si parla di corso, un corso è un intero libro, e quando faccio così, magari sto un po' esagerando, riduciamo, ma veramente è un intero libro. Qui penso che tutti gli studenti, matricole soprattutto, mi daranno ragione. Gli esami al Politecnico sono difficili, ma tosti, ma sono di un tosti proprio, ma tosti ragazzi. Questo è l'ultimo contro. Sapete perché? Pensateci, siete un istituto rinomato per la qualità, per le menti brillanti che sfornate. Allora come potete permettere che su 7000 matricole che arrivano se ne laureano sempre 7000? Insomma, che selezione stareste facendo? Non vi pare anche a voi? Capite perché? Perché c'è una scrematura sin dall'inizio e via via sempre di più. L'ansia ragazzi, l'ansia di non passare l'esame. Avete presente Spider-Man, Tom Holland intendo, che all'inizio del film aveva così tanta paura di non essere ammesso al college perché Mysterio aveva convinto il mondo che era un cattivone. Così lui cosa ha fatto? Ha andato dal Dottor Strange, il maghino, ha fatto qualche magheggio, ha stravolto l'universo ma non perdiamoci. E quest'ansia non diminuisce man mano che fai gli esami, anzi ti perseguita per tutti e 5 gli anni. Sapete cosa vuol dire? Ovvio che se uno segue tutte le lezioni, fa sempre gli esercizi, è sempre al passo, almeno 18 lo prende. Però come si suol dire, tra il dire e il fare c'è in mezzo il cacare. Eh sì, perché più si avvicina alla sessione, e credimi, e più ti cadi sotto. Penso che hai un'idea un po' più precisa sulla differenza tra il Politecnico e qualunque altra università. E sono sicuro che hai un amico o anche più di uno che come te è incerto sulla scelta e sai che potresti aiutarli. Quindi ti invito a condividere questo video con loro. Perché ora si parte con i 3 pro di frequentare il Poli. Quindi senza indugio, Sì! Se ti chiedessi perché stai andando all'università o intendi andare all'università, tu mi daresti varie ragioni, ma senza andare al punto. O forse sì, non lo so. Ma sta di fatto che la maggior parte delle persone
vanno all'università per riuscire a fare il lavoro che desiderano. E qui devo proprio fare un chapeau al Politecnico, perché da anni, grazie al Career Service, che è un'agenzia al servizio del Politecnico, le principali aziende nazionali sono sempre più a contatto con gli studenti. Aziende quali ABB, ATM, Pirelli, Heineken, Canon e moltissime altre. Sono circa 210.000 ex alunni in tutto il mondo. E quasi la totalità di questi non solo fanno il lavoro dei sogni, ma hanno una posizione di vertice nella realtà in cui sono inseriti. Senza parlare di quanto gli stessi studenti del Politecnico siano estremamente valorizzati all'estero, in paesi quali la Francia, la Germania, la Norvegia, ma anche in quei paesi all'avanguardia tecnologica quali il Giappone, la Cina o gli Stati Uniti. Infatti sono sempre questi i paesi che collaborano con il Politecnico per fare gli scambi internazionali o gli Erasmus. Una cosa che mi hanno fatto notare alcuni amici dell'Università di Baviera è che al Politecnico, raga, si fanno i parziali, mentre in altri non lo fanno. Per chi non lo sapesse, i parziali sono delle porzioni di esami che si fanno in diversi periodi dell'anno, che al Politecnico sono a novembre, a gennaio e aprile. E questi parziali sono a discrezione del professore se somministrarli o meno, e sostanzialmente contengono metà argomento. Di conseguenza dovrebbero essere, diciamo, più facili. Spero. Tornando seri, questo è un dibattito che squarcia il mondo dell'istruzione, perché sostanzialmente ci sono due fazioni. Ci sono quelli che tollerano i parziali, e lo tollerano perché? Perché loro pensano che i parziali siano una possibilità in più per lo studente per raggiungere l'obiettivo, ovvero acquisire le conoscenze che il professore vuole trasmettergli. E questo approccio è quello anche italiano. Poi ci sono quelli che pensano che dare troppe possibilità allo studente di passare l'esame sia come trasmettergli una concezione della vita che è come un videogioco. Ogni volta che sbagli puoi schiacciare restart. E ovviamente non è esattamente così. E questa cosa di dare una sola chance lo fanno in Svizzera, per esempio. Qualche mese fa, che Sole 24 Ore ha pubblicato un articolo in cui parlava di come il Politecnico sia nona in Europa e 43esima nel mondo. 43esima nel mondo, sai cosa vuol dire? Che con una laurea al Poli tu puoi venderti caro. Sei riconosciuto all'internazionale. Infatti il 40% degli studenti laureati al Politecnico, soprattutto quelli in magistrale, lavorano all'estero. Anzi, ti dico di più. Gli studenti italiani sono più valorizzati all'estero che in Italia. Bravo, sei arrivato alla fine del video e per te ho 2 contenuti bonus che trovi nei link in descrizione. Il primo video è un link in cui uno studente del Politecnico, un mio caro amico, ti spiega velocemente cos'è il Career Service di cui ho parlato prima e quali vantaggi offre sostanzialmente. Il secondo link, non te lo dico, scopri da te e poi fammi sapere nei commenti. Se il video ti è piaciuto ti chiedo di mettere un bel like per farmelo sapere e soprattutto attiva la campanella di notificazione e iscriviti per non perdere i prossimi video del canale, così che tu possa diventare ogni giorno lo studente di successo che meriti. Se dopo questo video qui non sei più di parte, perché il poli è come le donne, o le ami, non si può dire. Ma comunque sia, l'importante è che hai le idee chiare e sicuro della tua scelta. E da Studere un Poli è tutto, ciao!